Nelle prossime 12 ore devo lavorare con mio padre in campagna. Dobbiamo estirpare il nuovo vigneto, posizionare i tubi di irrigazione nel campo di mais, ma prima di tutto piantare dei nuovi alberi da frutto vicino al campeggio. Queste sono tutte piante da frutto che a breve posizioneremo vicino al campeggio. Come potete vedere, infatti, qui dietro ci sono le casette mobili e tutta questa zona qui è rimasta incolta, c'è solamente prato aperto, e quindi abbiamo deciso di riempirlo con delle piante da frutto con cui in futuro magari potremo far merenda. Visto però che questo spazio è molto grande, adesso c'è il grande problema di capire come posizionarle e a che distanza le une dalle altre. Quindi adesso io e Lucas le tireremo giù una ad una dal carretto e proveremo già a metterle poi dove verranno piantate per capire insomma come stanno. Proprio oggi che ho mal di schiena bisogna fare sti lavori, Lucas. È un fico questo qua. Intanto, visto che c'è il vento, per evitare che si ribaltano, li appoggiamo per terra. Poi, una volta scelto dove posizionarle, andremo a prendere il trattore e con la trivella faremo i buchi all'interno del terreno e le pianteremo. La cosa bella è che non sappiamo neanche bene che frutti producano queste piante, perché siccome il giardiniere ce le aveva un po' messe da parte e ce le ha vendute tutte insieme, sono un po' un mix di piante da frutto. Sicuramente c'è il fico, il pero e il melo. Urca terolero! Una delle cose più importanti che dobbiamo tenere a conto, insomma, mentre le disponiamo, è che ci deve comunque passare la vendemmiatrice, perché vedete che qua c'è il vigneto e quindi non possiamo rischiare che non ci sia abbastanza spazio, dobbiamo tenerle belle distanziate appunto dall'inizio del filare. Guardate il Lucas che giardiniere che è. Allora, il problema è che abbiamo già finito lo spazio disponibile e abbiamo altre 4, 5, 6 piante. Da dove ce l'ha? Ma ce la mangi apposta. Non so, Lucas, se è il modo giusto questo. Allora, in pratica Lucas ha detto di fare una linea continua con tutte queste piante, seguendo in pratica già la curva che fanno i due olivi che ci sono qui dietro e proseguendo fino in fondo. Però non lo so, forse è meglio metterle sbagliate, quindi una più avanti, una più indietro, eccetera. A breve arriverà anche la madre, la Helix e il padre e vediamo cosa dicono anche gli altri e poi insomma inizieremo a piantarle col trattore, la trivella. Abbiamo caricato diverse cose sull'ape, tra cui concime, terriccio e le canne dell'acqua per portargli da bere una volta che le abbiamo piantate. Hello! Oggi c'è anche la Helix. Il Lucas e la Helix stanno facendo le misure per vedere che le piante siano esattamente la stessa distanza l'una dall'altra. È arrivato il padre con il trattore, adesso faremo il primo buco. Dietro ha attaccato la trivella. In pratica questa è la trivella che utilizziamo anche a piantare le viti durante la primavera. Va a fare i buchi all'interno dei vigneti. Dopo magari proverò anch'io a fare un buco, vediamo se ce la faccio. Dopo aver deciso dove realizzare il primo buco, si è avvicinato con la trivella e ha iniziato a scavare. Cerca di fare il buco un po' più largo in modo che scaviamo di meno, poi col bodile riusciamo a mettere quasi tutta la pianta all'interno senza scavare. Ok, mettiamo giù la prima pianta. Questa qua che pianta è di? Cacco mi sembra. Aspetta. Un cacco. Deve essere a bolla. È a bolla. Alzala, è dura da qua. Butta. Ma come? È ancora più bassa? Piano. No, lì così. Massa. Dai, alzala. Allora, prima. Basta, butta giù. Che devi fare? Aspetta, spiana la terra sotto. Tira su. Cosa devo fare? Ancora? Boh, va bene così. Prima pianta posizionata, adesso gli daremo anche da bere e poi, come vi dicevo, magari per le ultime proverò a fare il buco io con la trivella. Potente! Senza perdere tempo, mio padre è risalito subito sul trattore. Cerca di scavare il più possibile e tirare su anche i sassi, in modo che sia più semplice poi posare la pianta. Urca sta scavando un sacco, c'è pieno di sassi, si muove in modo potente questa trivella qua, speriamo non la rompa. Piana sotto prima.
No, Sta il discorso di spianarci, va tutta la terra sotto. Stai tranquillo Luca, che problema c'è? Dà fastidio come diceva, sono lì che ce l'ho, fai la piena, me la butta in mezzo alla terra. più piana lei sotto, più la pianta la resta dritta, se no le si storsi. Giusto Lino? Padre fa tutti i buchi fino al penultimo. Come vi dicevo, l'ultimo voglio provare a farlo io col trattore. L'ho utilizzata solo una volta la trivella nel vigneto anche, quindi non sono tanto pratico, ecco. Qui con noi c'è anche Eli, un super iscritto al canale che controlla che facciamo i lavori fatti bene, giusto? Poi c'è anche una super notizia, infatti per la prima volta sul canale mia sorella si dà da fare e fa un lavoro anche lei. In pratica darà da bere alle prime piante. Credo che sia la prima volta su questo canale che vedete mia sorella all'opera finalmente. Cavolo dici? È sempre là a studiare a Trento. Ce la fai a accendere l'acqua? Lo sai come si accende l'acqua? L'ho accesa. Dai, basta! Spegni Eli! Aspetta un attimo, la tiriamo fuori perché c'è un po' di aria. Aprila di più Eli! Apri tutto! Nelle casette ti sentono? Non la senti mia? Ci sono le persone nelle casette che sentono il padre che urla. Mia sorella si vede che non lavora. E qua non arriva l'acqua, eccola, eccola, eccola! Ma quanta aria c'era dentro? È perché che il tubo udo. Boh. Abbassa! Abbassa poco! Non urlare! Non la senti mica? C'è la gente nell'agriturismo. Ma la molli l'acqua, sono capace di tenere una canna dell'acqua. Come mai continua a uscire aria? Dal puzzo? Riaprila tutta! Abbassa Eli! Il problema è che l'aveva lasciata ferma l'acqua per un bel po' di tempo perché continuava a piovere. Si è svuotato tutto il tubo, in pratica si è riempito d'aria. Quindi adesso l'abbiamo accesa al massimo per far uscire tutta l'aria, adesso dovrebbe andare correttamente. Infatti come potete vedere adesso l'acqua esce in modo costante. Dobbiamo dare subito da bere perché altrimenti rischiano le radici di non attaccare bene al terreno e quindi la pianta, insomma, perché cresca bene è necessario fare questo lavoro il più velocemente possibile, senza però far rompere la conca intorno alla pianta. Vedete là che si stava per rompere, ho dovuto tirar via l'acqua. A far questa mansione adesso proseguirà mia sorella. E lì continua questo lavoro, mi raccomando. L'ho fatto bene, che se dopo si seccano le piante è colpa tua. Mentre mia sorella va avanti lì, noi proseguiamo di qua. Il lavoro sembrava proseguire nel verso giusto. Io, mio fratello, mio zio e il mio padre continuavamo a scavare e piantare, mentre mia sorella pensava all'irrigazione. Tuttavia, da lì a poco non potevamo sapere che sarebbe successo un enorme problema. Ah, che si è tolto Si è tolto il coso. il terzo punto. Non l'hai mica collegato? Allora è successo un casino, nel senso che il padre, per fare le robe velocemente, probabilmente si è dimenticato di attaccare il terzo punto. Il problema è che si è bloccato con la trivella sottoterra, quindi adesso facciamo fatica a riattaccarlo. Come hai fatto a dimenticarti? Bisogna scavarci attorno. Se tipo l'avessimo fatto noi una roba del genere. Oh no zio. Vedete, in pratica lì quel perno lì era messo lì, però si è dimenticato di aggiungere anche questo attacco. Tira via le attrischi davanti, tira via qui. Allora adesso in teoria risolviamo la situazione andando a prendere un altro trattore e alzando la trivella dalla parte dietro, così si alza la parte davanti e riusciamo a ricollegarla. Utilizza la pala del Centauro 60, che ormai non lo usiamo più sto trattore qua, solo per muoverci nei campi. Fortuna che lo zio stavolta è venuto proprio con questo trattore che ci permette di provare a alzare la trivella. Oh, basta, un attimo, fermo. Alzalo un po'. Appena. Un po' meno. Un po' meno, va avanti. No. Troppo meno. Adesso non è che lo rompo. Non so io. Dopo un primo fallimento non ci siamo lasciati abbattere e con calma e attenzione abbiamo riprovato.
Problema risolto, per fortuna siamo riusciti. Adesso abbiamo messo anche il secondo attacco, in questo modo non si può più muovere, resta fissa. Dopo questo piccolo incidente abbiamo continuato il lavoro nel modo migliore possibile, senza altri intoppi della trivella. Ormai siamo quasi in fondo e ci restano solamente pochissimi alberi da piantare. E questo significa solo una cosa: finalmente tra poco proverò io a scavare. Vai Lucchezza, lavora! Pensate che questa è l'unica pianta di ciliegio che mettiamo, insomma. Peccato perché credo che sia il frutto che mi piace di più. Quella che diventa più grande anche. Non so se ci sarà ancora YouTube quando diventerà gigante. Magari ricollegherò questo video così potrete vederla quando era piccolina. Ok ragazzi, finalmente tocca a me. Vediamo come me la cavo con la trivella. Oh, Peter! Arani! Robin Hood è 2.0. Potente? Sì, insomma. Come insomma, è andato benissimo. Quel giorno finalmente tutti gli alberi sono stati piantati ed ora abbelliscono il campeggio. Adesso però è il momento di pensare ad un altro lavoro molto importante. Infatti con il caldo il mais sta iniziando a soffrire e quindi dobbiamo assolutamente posizionare i tubi per irrigarlo. Prima però dobbiamo trovare i guanti adatti a questa mansione. Io non ce li ho i guanti, perché fa schifo. Pronto? Ma ce li hai i guanti per Luca te o no? Meno che non mi ha guanti qui, bisogna che te guarda. Qua ce ne sono solo di distrutti dentro il capannone, un paio solo anche. Le stesso dai, non te muore mia, te davo i mesi no, mi do però senza, dai. Ma te vieni o no? Sì, stiamo arrivando. Dai, veloce, ciao. Si parte, stiamo andando tutti a mettere i tubi nel campo perché c'è troppo caldo in questi giorni. Allora, il campo da raggiungere è di là. Il problema è che qua guardate quanto fango che c'è e non so se la Jazz riesce a passare senza fondarsi. Devo provare a passare qui il più vicino possibile al campo. Vediamo se riesco ad andare di qua senza rovinarlo, anche perché se no mi tocca fare tutto in retromarcia, è un casino. Speriamo di non fare danni, perché sennò dopo ci tocca andare a prendere il trattore per tirarla fuori. Speriamo di riuscire a passarci, anche perché dentro ho tutta l'attrezzatura. Non posso lasciare qua l'auto. Pianissimo. Andiamo. Ce l'ho fatta. Ho avuto molta paura, però dai, la Jazz è riuscita a passare senza problemi. Adesso andiamo in campo. Là probabilmente avranno già iniziato i lavori. Dobbiamo mettere giù un bel po' di tubi, da quello che ho capito, per l'irrigazione del mais. Come sospettavo, appena sono arrivato ho visto mio fratello e mio zio che stavano caricando i tubi sul carretto da portare all'interno del campo. Allora, in pratica in questo campo l'attacco all'idrante è là al centro e per portare l'acqua bisogna arrivare fin qui. Un bel casino. Di solito sono caldissimi sti tubi e quindi ci mettiamo i guanti per stoccarli. Si è aggiunto subito anche mio padre. L'obiettivo è semplice: caricare i tubi sul carretto attaccato al trattore, pronto per trasportarli dentro il campo. Anche se sembra facile, però a volte bisogna fare qualche acrobazia per evitare i tubi in movimento. Ma l'altra volta l'avevamo messo giù con le piante più grosse già. Quella che ti ho detto Nenghe subito. Adesso. Dai. Questo campo verrà irrigato in modo diverso da zona a zona. Alcune parti verranno fatte con il rotolone, mentre altre con il getto. Infatti, come potete vedere, qui ci sono i treppiedi dove verrà disposto sopra. Insomma, dobbiamo muoverci a fare questo lavoro perché il padre è agitato, ha paura che le piante crescano troppo e dopo si fa più fatica. Effettivamente questo è vero. Qualche anno fa abbiamo fatto l'errore di aspettare troppo tempo e poi abbiamo fatto il doppio della fatica a mettere
mettere giù i tubi. Per spostarci utilizziamo quel trattore lì, il Centauro 60, perché è quello che ha lo sterzo più potente tra i nostri trattori. Non lo usiamo mai, però per fare questi lavori qua è il top. Adesso il problema più grande è capire dove effettivamente posizionare il treppiede e dopo arrivarci con i tubi senza rompere le piante di mais, o comunque cercando di romperne il meno possibile, altrimenti il padre dopo si agita. In pratica la strategia è semplice: lo zio va avanti con il trattore, intanto noi scarichiamo i tubi. Prendi quello lì. Ma non conviene già agganciarli, scusa? Adesso vuoi altri giù. Vai, avanti. Sei pronto ad agganciare tutti i tubi, Lucchezzi, con questo caldo? Ma te non hai detto che vai con lo zio, cosa fai ancora qua? Bisogna che sì, è te che le butta dentro. È scritto. Non spingi? Allora, bisogna che te e te combini. Intanto il padre sta portando il treppiede del getto in mezzo al campo, come vi dicevo, perché una parte non riesce a essere presa dal rotolone e quindi bisogna mettere giù proprio il getto in mezzo al campo. Sta contando fin dove deve arrivare. Sinceramente non so bene come fa a ritrovarsi dentro il campo, perché è difficile capire in base alla pressione dell'acqua fin dove arriva quella del rotolone e dove poi bisogna posizionare il getto. Ha perso il conto, è un po' indeciso. No dai, ok, adesso ho deciso di metterla lì. No, in realtà sta andando a contare nuovamente perché secondo me ha paura di aver contato male. Ok, siamo arrivati fino in fondo. Adesso andiamo a vedere come sono messi il padre e lo zio per portare l'acqua fino al treppiede dove avrà messo il getto. Intanto guardate il nostro cane, che furbo che è. Aria, sei furba te? Cosa fai lì sotto? La cosa più difficile di questo lavoro è riuscire a collegare i tubi. Vedete che hanno questo attacco qua, senza, cioè spingendo in dentro il tubo più avanti, senza però staccare quelli più indietro, perché a volte succede che si staccano, devi tornare indietro, ricollegarli, insomma non finisci più. E un'altra cosa insomma che non è proprio l'ideale è sto caldo esagerato che c'è in questi giorni. Portiamo i tubi fino là. Un'altra cosa da stare attenti è non calpestare le piantine di mais mentre si avanza nel campo. Dopo aver agganciato i tubi, mentre li posizioniamo sul terreno, dobbiamo stare attenti anche a non rompere le piantine di mais. Ma perché 3 tubi? 2 ne bastano. Ma là, è distante là, E chi che è il che butta anch'io dopo, Cosa la cosa è distante? Io che arriva alle piante più o meno. Perché Per- là la mia gente che va, lì invece che è il che butta anch'io dopo. Ma ce l'hai lì il treppiede? Non servivano 3. Intanto aspetta, fermate con quelli. Bella questa. Lo zio gli aveva detto 3 il padre. Lo zio ormai era arrivato a metà campo col tubo. Intanto fermate lì. Ascolta, adesso non so se te che mette lavorare o filmare. Sei lì te Luca, cosa devo fare? Anch'io. Da là è verde, dai. Ah, ma lo accendi già? Aspetta però. Ma Ecco, lo zio adesso lo sta portando indietro il tubo perché non serviva. Ne serve uno dalla parte di là del getto per controbilanciare la potenza dell'acqua, altrimenti questo rischierebbe di ribaltarsi. Adesso il padre va a accendere l'idrante e noi dobbiamo controllare quando esce l'acqua. Ovviamente nella parte in fondo, quella che serve per controbilanciare la potenza dell'acqua, verrà messo anche il tappo, questo qua, che è una specie di mini tubo chiuso che non fa uscire l'acqua, insomma, in modo che esca tutta dal getto. Ok, adesso ho acceso l'acqua, quindi a brevissimo dovrebbe uscire dal tubo che c'è qua. Vediamo. Per adesso ancora niente. Quanto ci mette ad arrivare l'acqua? Ecco, ecco, c'è un po' di rumore. Sta arrivando. Allontaniamoci un po'. Super power. Eccola. Ok.
Abbiamo testato che l'idrante funziona ancora. Intanto ha chiuso subito, era giusto per dare una pulita ai tubi internamente. Riaccenderà quando appunto servirà, quando avremo anche posizionato il getto sopra il treppiede. Gli metto il tappo! Questo qui è il tappo, in modo che adesso l'acqua, anziché uscire, rientra e è obbligata a uscire dove c'è il getto, e questo permetterà di irrigare questa parte di campo. Adesso torniamo là e vediamo quanto lavoro ci resta ancora da fare per terminare di coprire tutta l'irrigazione di questo campo. Dobbiamo mettere giù ancora un bel po' di tubi, credo. Quanti tubi bisogna mettere giù ancora? Devi andare giù là e dopo là vicino là. Adesso vuoi fare tutti i collegamenti anche qua? Beh. Allora, il padre si è accorto di un problema. Io e Lucas prima, quando mettevano giù gli altri tubi, non abbiamo controllato, a dire la verità, che come potete vedere manca la guarnizione interna, che permette di evitare insomma che esca acqua quando verrà acceso l'idrante. Vai! Tubo dopo tubo abbiamo continuato ad agganciarli fino a quando non siamo arrivati alla fine del campo. Tuttavia ci siamo accorti di un altro problema. Non è un po' troppo stretta la curva? E sta usando un tubo più corto perché sennò gli arriva. Vedete, questo è l'attacco con la curva. Il problema è che è un po' troppo vicino alla rete. Ho detto al padre che di solito tutti gli altri anni ci arrivava con gli stessi tubi, quindi è una roba un po' strana. Probabilmente è perché ne abbiamo messo uno più corto rispetto agli altri. Ma qual è quello più corto? L'ultimo, per fortuna che è l'ultimo. No, Lucas, quanti tubi mancano? 3-4. No, purtroppo con i tubi non si riesce a fare tutto il percorso perché ne mancano tipo altri 3-4, perché oltre ad andare là nell'angolo bisogna anche poi muoversi in questo senso qua, verso sinistra, e quindi bisogna andare a prendere altri tubi. Guardate il Lucas qua, invece che andare col trattore portiamo tutto a mano. Bello. Dai Lucas, invece di fare palestra. Sì, Ale, non stai tenendo Guardate su. che potenza. Ma cosa stai tirando su? Cosa vuoi tenere su? Non è bilanciato. No, non è bilanciato. E adesso devo dare una mano a Lucas qua, se no si arrabbia. No, stai lo so. portando fuori Bina anche. Ma e se devo tenere anche queste, come faccio? Adesso devo, dai, metto giù la telecamera adesso perché altrimenti non riesco a fare tutti e due i lavori qua. Potente, adesso do la sostituzione a Lucas, guardate io che potenza che ho, no come lui che si lamenta. Guardate che velocità! Gli ultimi 20 metri. Sono come un toro! È sempre il padre a volte. Stavo andando contro le piante di mare. Ora un po'. Boom, 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 boom. Ah, viene col trattore a riportarlo indietro. Ci mancherebbe. Beh dai, almeno una roba positiva, non ci avevo pensato che per portarlo avanti che viene indietro col trattore effettivamente è meglio così. Lucas mi ha appena chiesto, ma come fai te a non sudare? Lucas, fai troppa palestra, è quello che ti fa sudare tanto. Oltre ai tubi bisogna portare anche i cavalletti per i getti che vanno posizionati sempre anche quelli là in fondo. Per registrare i video, Lucas, potrei provare a usarli, voglio dire, no? Sì, dai, c'è solo qualche chilo da sollevare, ma... Andiamo a vedere, dai, se bastano questi tubi qua. Ma che caldo che c'è in questi giorni, oh. In pratica, vedete, questo è l'idrante che fa partire l'acqua, e un collegamento l'abbiamo portato là in fondo dove metteremo il rotolone. Un altro invece va qui dritto proprio in mezzo al campo dove c'è il cavalletto là che abbiamo posizionato prima, e l'ultimo invece parte da qui e va nell'angolo là in fondo al campo. Dopo essere ritornati indietro sotto il sole cocente, abbiamo ricominciato a posizionare gli ultimi tubi e cavalletti dove installeremo i getti. Sembrava andare tutto nel verso giusto, quando però ci siamo accorti proprio alla fine che purtroppo non ne avevamo ancora abbastanza. Che sfortuna, ci mancavano solamente 2 tubi per completare tutto l'impianto. Infatti lì c'è il treppiede, qui manca un tubo per andare fino al cavalletto e un altro per fare da contrappeso. Dobbiamo andare a prendere altri 2 tubi e poi però abbiamo finito finalmente. Mamma mia che caldo che c'è, oh! Siamo andati a recuperare gli ultimi 2 tubi e li abbiamo posizionati. Finalmente ora il mais può essere irrigato.
I nostri lavori però non sono ancora finiti. Ora dobbiamo recarci subito nei vigneti per fare 2 lavori, uno a mano, il più noioso, e il successivo con il trattore. Mi trovo all'interno dei nostri vigneti e c'è caldissimo, però dobbiamo fare assolutamente un lavoro. Infatti, come potete vedere, i tralci che ci sono dei filari sono cresciuti molto e se continuano di questo passo non possiamo più passare col trattore all'interno per fare le diverse lavorazioni come tagliare l'erba e i trattamenti. Allora, quest'anno il padre ha pensato di fare una cosa diversa. Invece che mettere solo i filari all'interno dei fili di ferro, prima bisogna prendere questo più alto e metterlo più in basso, e quello più in basso che era attaccato lì bisogna portarlo su qua a metà, e dopo controllare effettivamente che tutti i tralci siano all'interno, passino così, vedete, in modo che se anche crescono poi comunque vanno su in senso verticale, se no diventerebbe una foresta piena di tralci. Prima di fare sto lavoro però devo fare una roba. Ascolta, che c'è la crema solare qua, volete metterla? Eccola qua, zio. Col sole che c'è in sti giorni, infatti metto la crema solare, te la vuoi anche te? L'hai messa troppa in faccia, zio. Il Lucas se la mette sempre la crema solare, io non me la metto quasi mai, però effettivamente è importante. Mi ricordo una volta che ero piccolo, ero andato tipo al mare, si vede che non mi ero messo abbastanza crema solare, mi sono scottato tutto, mamma mia, c'avevo un male alla schiena tutta la notte, tutti i giorni dopo, credo. Con questo profumo di crema solare mi sembra di essere effettivamente al mare, posso iniziare a lavorare. Fare i lavori in campagna non è solo usare il trattore, ma è che fa queste cose un po' più noiose, insomma. Finito il primo filare e c'è talmente caldo che questa videocamera qua che sto usando per registrare tra poco si spegnerà. Fatto un filare intero, circa ci ho messo 20 minuti. Comunque dai, siamo a buon punto, ormai abbiamo quasi finito. Ti sei messo la crema solare? No. Fa male, eh? Cosa? Non mettersela. Il padre è talmente abbronzato che si sembra sia fatto le lampade. Adesso iniziano a esserci i filari, quelli lunghissimi. Là in fondo c'è anche il Giulio. Giulio! Volevo anche farvi vedere quanto piccoli sono i grappoli in questo momento. Questa qua è la dimensione dei grappoli. Sembra impossibile che a settembre siano tipo giganti. Guardate che piccoli che sono adesso. Il lavoro più noioso finalmente stava per finire. Ancora pochi filari e poi andrò a prendere il trattore per estirpare il terreno nel nuovo vigneto. Questo è il vigneto nuovo che abbiamo piantato quest'anno e come potete vedere ha un grandissimo problema da risolvere. Durante la primavera sono cresciute un sacco di erbacce che adesso dobbiamo rimuovere completamente. Ovviamente non posso passare a tirar via tutte quante le erbacce a mano e quindi utilizzerò il trattore con l'estirpatore attaccato, in modo che poi il vigneto possa crescere correttamente. Cioè ci sono alcune erbacce che sono più grandi delle viti addirittura, non possiamo farle crescere più di così. Quindi andiamo a prendere il trattore. Eccolo qui. Il trattore è pronto con l'estirpatore attaccato dietro, è un po' vecchiotto, non so se l'avete visto già all'opera nel video dell'orto, se no altrimenti ve lo lascio qui in alto e riportiamolo in azione. Devo stare molto attento a fare sta lavorazione perché rischio di rovinare le viti se vado troppo vicino. Ok, partiamo. Allora, prima di tutto, come le altre volte, la cintura va messa sempre sul trattore. Si parte, mettiamo in prima, alziamo dietro il sollevamento, si va in retro, vediamo se riesco almeno a raggiungere il campo senza far danni. Controlliamo che non ci siano auto, è una bici molto veloce che arriva e anche una moto. Mamma mia, adesso un'auto. Siamo arrivati in campo, io inizierei di qui, mi sembra molto più stretto all'inizio e più largo alla fine, devo stare un po' in centro. Come marcia il padre mi ha detto di utilizzare le normali, quindi non quelle più veloci, quelle normali. Non si capisce mai perché c'è questo cambio qua che è molto vicina alla lenta dalla veloce e quindi non capisci mai se è inserita una o l'altra. Lui mi ha detto di mettere in terza, ma per sicurezza io inizio in seconda per non rovinare le viti e poi casomai accelero dopo. Abbassiamo, proviamo ad andare, attenzione.
Guardate che lavoretto super potente. Come andamento all'incirca devo stare diciamo all'interno con la ruota, cioè devo seguire proprio il solco delle viti per evitare di andare troppo vicino e rovinarle. Forse stava un po' troppo in superficie questo, ma il problema è che lo sforzo controllato il padre mi ha detto che non funziona e quindi non posso andare più giù di così. Vabbè. Qui c'è la terra più morbida e quindi riesci ad andare più in profondità. Sentite il rumore del trattore? Sono arrivato alla fine del primo filare, però non so se sta facendo un gran bel lavoro, perché il problema è che c'è la terra molto secca e quindi l'estirpatore non riesce ad andare in profondità perché non scava, insomma, soprattutto anche ha lo sforzo controllato rotto e quindi non si riesce appunto a spingerlo in giù. L'erba non sembra sollevarsi, ecco, resta ancorata al terreno. Vedete che tipo questa, vedete che ha le radici sotto che non si sono mosse, E quindi non so quanto funzioni sto lavoro qua. Adesso provo a chiamare il padre, vediamo cosa dice magari quando arrivo in fondo, perché secondo me non fai un bel lavoro questa roba. Torniamo indietro da questa parte qui, magari rifaccio lo stesso filare al contrario per vedere se riesce a muovere qualcosina in più. Non lo so, perché purtroppo c'è la terra secca, c'è troppo caldo. Vado anche in seconda. Vediamo come si comporta con questa erbaccia qua grossa. La muove appena, ma non so se è abbastanza. Proviamo a sentire il padre cosa dice riguardo le erbacce che non lavora tanto in profondità. Ascolta, ma cioè non è che va tanto profondo, perché c'è la terra secca, tira mica via tutte le radici delle erbacce. devi fare andata e ritorno per ogni 40. Sì, andata e ritorno, quello che sto facendo difatti. E dopo mi dai. Un po' di erbacce le lascia però. Quante ghenette da fare ancora? Ne ho fatta una, andata e ritorno. Una! Vabbè, anda una. Dai, guarda che non ti cavi su vigna perché è ben matto. Sì. Il padre mi ha detto di continuare così, speriamo che poi si secchino le erbacce. Mettiamo in terza adesso. Il padre è venuto a vedere là in fondo, chissà cosa pensa. Non gli va mai bene come lavoro io. Vediamo stavolta. Super power! Guardate come cambia la terra in questo punto, cioè il trattore non riesce neanche ad andare avanti quasi. Devo alzare un attimo il sollevamento, non troppo, se no non lavora niente. Adesso provo a mettere in terza. Guardate come lo tira! Andando in terza mi sembra che forse fa un lavoro migliore, però secondo me c'entra anche la terra che magari nel secondo filare era già un po' più morbida, sono riuscito ad andare un po' più in profondità. La cosa molto importante quando si va in terza normale è stare molto attenti, perché basta solamente sbandare un attimo e rischi davvero di prendere le viti, insomma tirarle su, e quindi devo stare molto attento, seguire bene la linea che divide le viti dal centro del filare. Questa qua mi sembrava una vite, invece è un'erbaccia. Sono talmente grandi che non si distinguono. C'è la terra che fa sbandare un po' il trattore, quindi devo stare molto concentrato. Mamma mia, ho rischiato di prendere una vite. Vedete che è tutta piegata verso l'interno, anzi è stata piantata anche più all'interno. Ho rischiato di prenderla con l'estirpatore. Fortuna che sono stato un po' più in fuori e quindi non l'ho mica toccata. Comunque dai, fortuna, non è successo niente. Torniamo al lavoro.
Ok, mi manca l'ultimo filare grande insomma da fare, poi ci sarebbe da fare il giro intorno lì, però non ho capito se vuole venire il padre, non so perché, crede che forse sia più complicato, allora vuole farlo lui il lavoro, non lo so, come al solito. Ecco che è arrivato il padre. Hai visto che te non è che proprio tira via le radici delle piante. Cosa fai? Cosa credi di fare? Cioè, senza dirmi niente, avete visto, è partito, è salito sul trattore, adesso vuole farmi vedere che lavora, cioè sono già passate 2 volte, è ovvio che adesso lavora di più l'attrezzo. Guarda che tira sulle vigne di là. Non so cosa crede che andando veloce tira su più erbacce, non so io. Comunque, cioè, per forza lavora un po' di più il macchinario, perché sono passato già 3 volte, adesso se andiamoci 20 volte sopra, allora. Comunque guardate, è ancora ancorata al terreno, vedete, questa è la radice, sotto le erbacce ancora lì. Guardate, rischia di prendere le viti andando veloce, perché poi ci sono i sassi all'interno, quelli un po' più grossetti, che muovono le ruote da una parte e dall'altra, e poi anche l'estirpatore viene mosso un pochettino, quindi rischi di andare contro le viti e tirarle su. Allora devo ammettere che forse se vai veloce un po' più di lavoro lo fai, tipo queste qua, vedete che le ha tirate su bene. Io credevo che andando piano fai più lavoro, invece effettivamente se vai più veloce riesci a tirar su più erbacce. Non è solo perché va più veloce, ma è perché gli ho preparato prima io il terreno. Ma hai fatto un bel lavoro solo perché sono passato io prima 2 volte? Bravo. Andiamo a fare una corsa dopo. È proprio a filo, sta rischiando di toccare le viti. Comunque è furbo il padre, arriva a lavoro quasi già finito dopo che sono passato 2 volte per ogni filare, fa una passata unica e sembra che abbia fatto tutto quanto lui. Nell'ultimo filare va piano anche lui, Lavori completati, volevo salutare Cristian e Diego del gruppo Caresadi Brugine, che so che guardano i video, e qui in fondo ve ne lascio un altro legato alla semina del mais di quest'anno e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!